Circa l'80% dei cani e il 70% dei gatti sopra 3 anni presentano delle patologie a livello del cavo orale. Eseguire una buona igiene orale casalinga, quindi andare a lavare i denti ai nostri cani e ai nostri gatti, è di fondamentale importanza per andare a prevenire queste patologie. Questo perché andando a lavare i denti, quello che facciamo noi è andare a rimuovere la placca batterica, ossia quella sostanza bianca, molliccia, che si accumula sui denti, composta fondamentalmente da saliva, residui di cibo, ma appunto anche batteri. La placca, se non viene rimossa, circa in 12 ore mineralizza e va a diventare tartaro. Il tartaro è quella sostanza marrone, giallastra, dura, che si accumula sui denti. Accumulandosi il tartaro, quello che va a causare è il distacco della gengiva dal dente, permettendo così il passaggio della placca e dei batteri a livello delle strutture sottostanti, come ad esempio il legamento parolontale e l'osso alveolare, creando infiammazioni e o infezioni che portano a forte dolore e quindi un importante disagio per il nostro compagno. Le patologie a livello del cavo orale possono avere delle conseguenze importanti, sia a livello locale sia a livello sistemico. Per quanto riguarda il livello locale, possiamo inizialmente dire che avremo sicuramente una forte dolorabilità che può portare addirittura difficoltà del paziente nell'alimentarsi. Oltre a questa forte dolorabilità, dobbiamo dire che le radici di alcuni denti sono vicino a alcune strutture importanti. Per quanto riguarda i denti premolari mascellari, le radici saranno a qualche millimetro dai turbinati nasali, quindi avere una parodontite, un'infezione a livello del dente può portare alla formazione delle fistole oronasali, quindi una connessione diretta tra la bocca e il naso che predispone poi anche a infezioni nasali e respiratorie. Per quanto riguarda le radici invece dei denti molari, sono molto vicine allo spazio retrobulbare, uno spazio dove troviamo diverse strutture tra cui ghiandole, nervi, vasi importanti, e un'infiammazione o un'infezione di questa zona può causare veramente un forte dolore, ma anche patologie poi a livello oculare. Oltre a queste complicazioni locali possiamo avere delle complicazioni anche sistemiche. Avere un cavo orale, quindi una bocca con un'elevata carica batterica e un'infezione, essendo la bocca un'area molto vascolarizzata, può portare al disseminarsi di questi batteri, quindi di questa infezione, in circolo e andare ad interessare di conseguenza organi fondamentali come possono essere cuore, fegato, reni e polmoni, tutti organi quindi molto vascolarizzati. Andiamo ora a vedere come andare a eseguire l'igiene orale casalinga. Cosa dobbiamo fare per pulire i denti al nostro cane e al nostro gatto? Innanzitutto è molto importante abituarli fin da piccoli. Questa abitudine deve essere un'azione regolare che si fa tutti i giorni. Il momento del lavaggio dei denti deve diventare un momento, diciamo, di gioco di coccole tra il proprietario e l'animale. L'animale sarà contento, sarà appagato e diventerà per l'appunto un momento piacevole. Come si fa ad ottenere questo risultato? Bisogna innanzitutto agire gradualmente. Si inizierà andando a toccare il muso dell'animale in modo molto delicato e dandogli dei premi. È bene scegliere sempre un orario e un posto di casa, diciamo, fisso, in modo che l'animale vada ad associare quel posto e quell'orario a quella pulizia e quindi, diciamo, quella coccola o quel premio che gli viene dato a seguito di quello che si fa. Dopo quindi avergli toccato il muso, quando lui è abituato per bene a farsi toccare il muso, magari a farsi mettere un dito all'interno della bocca sotto il labbro, si può passare allo step successivo. Gli si va a presentare lo spazzolino. Uno spazzolino a setole morbide, in modo da non rischiare di andare a fare un danno a livello delle gengive. Dobbiamo presentarglielo facendo in modo che sia uno stimolo positivo, quindi inizialmente andremo a mettere qualcosa di buono sullo spazzolino. Sarà il cane o il gatto da solo ad andare verso lo spazzolino e a leccarlo. Quando sia il farsi toccare il muso o la bocca, sia lo spazzolino saranno entrambi degli stimoli positivi, possiamo iniziare a spazzolare i denti. Bisogna mettere l'indice sopra il muso, il pollice sotto, le altre 3 dita appoggiate sul cranio, in modo da avere un controllo sul suo muso e sul cranio. Successivamente si prende lo spazzolino,
si va a sollevare il labbro e si va a spazzolare. Si fanno sia movimenti orizzontali che movimenti verticali. Una volta che il paziente si sarà abituato alla spazzolatura della superficie esterna del dente, bisogna andare a fare la parte interna. La mano nello stesso modo di prima, ma si tiene un dito all'interno della bocca e successivamente si spazzolano i denti anche sul lato interno. I denti vanno spazzolati sia sul lato esterno sia sul lato interno, sia a livello della mascella sia a livello della mandibola, in modo di andare a pulire bene e correttamente tutte le diverse facce del dente. C'è da dire che il dentifricio deve essere chiaramente un dentifricio apposito per animali, anche perché sono di norma prodotti molto appetibili, fatti apposta per essere piacevoli. Oltre al fatto di essere piacevole, quindi appetibile, avrà anche un'azione che andrà ad aiutare a mantenere una corretta igiene orale, andando a ridurre l'accumulo della placca. Per eseguire una corretta igiene orale casalinga, diciamo che ci servono anche i giusti strumenti. Dobbiamo avere innanzitutto uno spazzolino che deve essere uno spazzolino a setole morbide. Non vanno bene le setole dure perché si rischia di far male al proprio animale, causando dei veri e propri danni a livello delle gengive. Non vanno bene gli spazzolini, quelli a ditale con setole in plastica, perché non riescono a pulire correttamente tutti gli spazi del dente. In particolar modo non vanno a pulire il solco gengivale, uno spazio tra la gengiva e il dente dove si accumula una notevole presenza di placca. È utile non utilizzare lo spazzolino da solo, ma utilizzare un dentifricio, chiaramente un dentifricio apposito per animali. Questo è importante perché questo dentifricio sarà sia molto appetibile, andando a rendere il momento più piacevole per l'animale, sia avrà un'azione che porterà a ridurre l'accumulo di placca. Altre cose che sono importanti per mantenere un corretto igiene orale sono sia l'alimentazione, è preferibile un'alimentazione di tipo secco, che va a eseguire un'azione meccanica di sfregamento sul dente, aiutando la pulizia, e anche i masticativi sono molto utili, ma bisogna fare attenzione, non vanno utilizzati dei masticativi eccessivamente duri. Questo perché possono causare delle vere e proprie patologie del dente, in particolar modo delle fratture dentali. Mi capita molto spesso di vedere cani che hanno dei denti fratturati a causa di questi masticativi duri, come ad esempio, il primo fra tutti, il corno di cervo o delle ossa di grandi dimensioni. Sono invece ottimali dei masticativi, diciamo, semiduri, nel senso che sì, ok, sono duri, ma comunque il cane riesce a morderli e masticarli, impiegando del tempo per masticarli, in modo che questo masticativo abbia appunto questa azione meccanica di sfregamento e quindi pulizia sul dente, senza però rischiare di andare a danneggiare il dente. Un trucco che utilizzo per vedere se un masticativo va bene o meno è quello di andare a esercitare pressione con l'unghia sul masticativo. Se rimane il segno dell'unghia, il masticativo va bene; se non rimane minimamente il segno, è un masticativo eccessivamente duro e quindi potrebbe causare dei danni ai denti del vostro cane o gatto. È di fondamentale importanza l'approccio che abbiamo nei loro confronti. Se noi li prendiamo, li teniamo fermi a forza, cerchiamo di lavargli i denti, associamo questa procedura a uno stimolo negativo, loro tenderanno a ribellarsi e a non voler assolutamente farsi fare questa procedura. Quello che dobbiamo fare è quindi renderla una cosa piacevole, associando dei premi e delle coccole alla pulizia e quindi l'igiene orale casalinga. Il dentifricio che si utilizza per i cani e i gatti è un dentifricio che non va risciacquato, quindi non bisogna andare a utilizzare acqua che potrebbe portare l'animale invece a strozzarsi. Un altro masticativo che non è ottimale per i cani e per i gatti sono proprio, anche se sono di uso comune, i legni, i bastoni. Questo perché? Perché quando li masticano i bastoni possono rompersi e o scheggiarsi. Dei frammenti quindi di legno possono andare a conficcarsi a livello del palato o delle gengive,
creando delle infiammazioni acute e a volte anche dei danni non reversibili che possono portare alla necessità di estrazione del dente. Delle visite dentistiche sono consigliabili in modo regolare, è buona norma farli controllare fin da quando sono cuccioli. Una buona prima visita comprende sempre un esame ispettivo del cavo orale per andare a controllare la corretta eruzione dei denti, quindi che tutti gli elementi dentali erompano nel giusto numero e nella giusta posizione, ma anche per l'appunto per valutare eventuali malocclusioni e, se presenti, valutare se queste malocclusioni possono causare dei danni. Ad esempio, possiamo menzionare la linguoversione dei canini mandibolari, ossia i canini della mandibola che crescono in una posizione errata. In pratica, invece di essere normalmente posizionati, quindi andando a chiudere in occlusione, a posizionarsi in occlusione tra il canino mascellare e il terzo incisivo mascellare, sono più stretti, c'è una linguoversione, quindi spostati verso la lingua. In questa posizione i canini in occlusione vanno a toccare il palato, creando delle vere e proprie ferite, delle ulcere, che sono molto dolorose. Sapendo, avendo una diagnosi quindi precoce, si può intervenire più agevolmente con determinati tipi di terapie variabili chiaramente in base alla gravità del caso. Anche per i pazienti adulti è importante eseguire dei controlli periodici, diciamo più o meno annuali, dipende poi dal paziente. Un paziente magari di piccola taglia, in quanto c'è una predisposizione a patologie dentali per cani di piccola taglia, magari è meglio controllarlo ogni 6 mesi. Un cane invece di grande taglia si può magari controllare tranquillamente ogni anno e mezzo. I controlli si fanno per andare a valutare l'accumulo di placca e di tartaro, l'infiammazione delle gengive e l'eventuale presenza di patologie su elementi dentali. Alcune razze proprio particolarmente colpite dalla parodontite possono essere ad esempio i Chihuahua, i Pinscher, ma anche i barboni o i bassotti. In particolar modo il boxer è predisposto a un'iperplasia gengivale, ossia possiamo trovare in questi cani, in questa razza di cane, delle gengive molto gonfie, con quelle che sono delle vere e proprie neoformazioni gengivali, spesso e volentieri di natura comunque benigna.